Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi penso proprio che ci divertiremo come dei matti. La tempesta di neve si affronta solamente in un modo solo, con la trazione posteriore. Siamo a marzo e finalmente è scesa la neve. La mia prima nevicata in S2000 e quindi, inutile dirlo, ne ho approfittato per andare a vedere un po' come si comporta questo mostriciattolo in condizioni di scarsa aderenza. Da quando ho montato le gomme invernali non ne ho avuto l'occasione, è stata una stagione un po' anomala col clima. Se vi ricordate, nel video del cambio gomme avevo montato due gomme differenti sull'anteriore e posteriore. Finalmente sono riuscito a trovare le stesse gomme per l'anteriore, stiamo parlando delle Michelin Pilot Alpine, gomma della gamma Pilot, quindi è una gomma pensata soprattutto per le macchine sportive, quindi sulla carta sono delle gomme invernali che promettono tanta aderenza, però anche prestazioni. Io direi che qui più saliamo di quota e più la situazione migliora per testare per bene la dinamica di guida dell'S2000 in queste condizioni. Fuori ci sono meno 3 gradi e quindi, facendo un po' il collaudo di questo pneumatico in queste condizioni avverse, vi ricordo che il pneumatico è l'unico elemento di contatto tra la strada e la macchina. Quindi, a mio avviso, sulle gomme non bisogna risparmiare e soprattutto non bisogna assolutamente pensare di montare gomme invernali solo sulle ruote che scaricano la potenza. Sbagliatissimo, e purtroppo c'è tanta gente che lo fa, come c'è anche tanta gente sborona col SUV che va in montagna con le gomme estive perché dicono: ma sì, tanto la trazione integrale, vado ovunque. Sbagliato, se non hai la gomma che ti permette di scaricare la potenza e muoverti in condizioni di scarsa aderenza, è tutto inutile. L'elettronica, la trazione integrale e tutti i dispositivi che ti devono aiutare nella guida. Strada è ancora bagnata, la neve è solamente sui lati della strada e finora a controlli spenti queste Pilot Alpine si comportano molto bene. Devo dire anche che comunque sia, avendo il tank che attacca sui 5500 giri, è molto facile riuscire a gestire la potenza in queste condizioni, evitando il posteriore di farlo pattinare. Come potete vedere, la nostra amica, la spia motore, c'è sempre. Purtroppo non ho ancora trovato la sonda lambda giusta per il modellier 2008 dell'S2000. L'altra upgrade piuttosto importante che ho fatto è stata la convergenza, un po' rivedere tutti gli angoli dell'assetto, perché come alcuni mi hanno fatto notare nell'ultimo video, praticamente quando la macchina andava dritta il volante era storto, sintomo che qui la convergenza era assolutamente da fare. Io rimango stupito giorno dopo giorno da come l'ex proprietario trattava male sta macchina. Piccolo colpetto di gas e poi tenerla di traverso è un gioco da ragazzi. Anche giocando col trasferimento dei pesi si riesce a tenere sempre il posteriore non allineato. Tanti mi chiedono: Marco, ma tu hai mai fatto corsi di guida per guidare così? E io vi dico sì, ogni tanto li faccio e ve li consiglio vivamente, perché i corsi di guida, specialmente quelli sulla neve o sulla pista bagnata, aiutano molto ad imparare a mantenere il controllo sia della mente e soprattutto della macchina in queste situazioni, quando perdete il controllo all'improvviso e dovete subito controsterzare e mantenere il controllo della situazione per evitare di farvi male. La situazione si fa sempre più interessante, più salgo e più i bordi della strada, nonché la strada stessa, si riempie
controlli spenti. Sono in terza a 4000 giri, questo VTEC non è famoso per avere colpi bassi, eppure con un filo di gas, con i controlli spenti, la macchina è di traverso. Eppure è facilissima da controllare. Ho avuto l'occasione di guidare l'S2000 sul bagnato e credetemi che i controlli spenti è una macchina molto brusca e nervosa da guidare, perché avendo un passo molto corto bisogna essere molto veloci con le reazioni al volante quando sentite che la macchina sta partendo. Adesso capisco perché molta gente si fa male con questa macchina, perché effettivamente il passo corto rende la guida piuttosto scorbutica. Filo di gas. Potrei arrivare in cima alla montagna così, con un filo di gas, senza mai tenere la macchina dritta. Tranquillamente la terza con un filo di gas, giocare di pendolo e farmela tutta di traverso. Purtroppo molta gente tende a dare al risparmio quando si tratta di pneumatici. Sbagliatissimo. Non smetterò mai di dirvi che i pneumatici sono una delle componenti più importanti che si possono avere su una macchina. Quanto ho aspettato questo momento! Spassarmela con l'S2000 in queste condizioni. Sai che aspetta la neve per uscire e divertirsi con le varie Impreza, Mitsubishi Evo. Esco con l'S2000 perché in fondo anche una trazione posteriore si muove bene in questa occasione. Basta solamente avere un set di gomma adeguato. Va bene ragazzi, vi dico una cosa, facciamo i temerari. Questa è caduta. Beh, intanto accendiamo l'aria condizionata perché qui fa proprio un po' fresco. Beh ragazzi, a proposito, io penso proprio che questo sarà l'ultimo video in cui vedete l'S2000 in configurazione esterna. Penso proprio che nel prossimo video vedrete una trasformazione radicale su questa macchina. Ho gli interni tutti bagnati, ma chi se ne frega? Come canta questo VTEC a cielo aperto? Beh, adesso siamo scesi un po' di quota, la strada non è più innevata. Che spettacolo! Beh ragazzi, penso sia giunto il momento di ritirare sulla cappottina e alzare l'aria condizionata. D'altronde evitiamo di beccarci la polmonite girando scappottati a meno 3 gradi in montagna. Il prossimo video dell'S2000 sarà molto interessante. Io non vedo l'ora di avere l'S2000 trasformata in una nuova configurazione. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!